Ciao a tutti, benvenuti su Celebrita dalla Turchia, la vostra casa per i retroscena più attesi e le voci che fanno tremare il mondo dello spettacolo. Mettetevi comodi, perché oggi vi portiamo dentro un racconto che sta già incendiando i social e accendendo discussioni infinite. Prima di addentrarci nei dettagli, prendete un secondo per sostenere il canale. Il vostro affetto ci permette ogni giorno di riportarvi ciò che molti preferirebbero tenere nascosto. E ora, preparatevi. Ciò che sta accadendo tra Gökberk Demirci e Özge Yaz non è solo un sussurro dietro le quinte, è una scossa emotiva che ha tutta l'aria di cambiare equilibri radicati da anni. La notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta è questa: l'attrice Özge Yaz ha scelto di sostenere apertamente Gökberk Demirci nel mezzo di un divorzio che, a detta di molti, è uno dei più chiacchierati della stagione. Non un gesto casuale, non una comparsata di circostanza. Una posizione chiara, maturata nel silenzio e poi fatta filtrare con una fermezza che ha sorpreso persino chi la conosce bene. Özge, sempre misurata, sempre attenta a non trasformare la sua vita privata in un palcoscenico, stavolta ha deciso di non lasciare spazio ai fraintendimenti. E il mondo, inevitabilmente, ha reagito. Le fonti più vicine alla vicenda sussurrano che la lunga e faticosa procedura legale che coinvolge Gökberk abbia logorato non solo il suo umore, ma anche il suo guscio di riservatezza. Chi lo ha incrociato in set, corridoi e sale trucco negli ultimi mesi racconta un uomo puntuale e professionale, ma con lo sguardo di chi ogni notte fa i conti con un tornado che non ha scelto. Le stesse fonti raccontano che all'interno di quell'uragano, un punto fisso è diventato sempre più prezioso. La presenza di Özge. Non un clamore, non una foto studiata, una presenza reale, fatta di telefonate lunghe, di pause sul set trasformate in confessioni, di messaggi brevi ma necessari nei momenti in cui le parole pesano tanto quanto i silenzi. Si dice che Özge abbia seguito ogni passaggio fin dall'inizio, attenta, sveglia, determinata. La sua scelta di farsi vedere a fianco di Gökberk, anche solo tra amici fidati, avrebbe avuto un significato cristallino. Quando in gioco c'è ciò che ritieni giusto, non ti nascondi. In conversazioni private, tra una cena ristretta e una chiacchierata in camerino, avrebbe confidato che il procedimento legale che riguarda Gökberk fa più male di quanto si immagini dal di fuori, e che la narrazione pubblica spesso riduce a un titolo quello che in realtà è una tempesta a più strati. Parole che, complice il passaparola e l'eco dei social, sono rimbalzate con la velocità tipica del nostro tempo. E insieme alle parole, un concetto netto: tacere non significa essere neutrali. Spesso quando resti in disparte ti leggono come se non avessi un cuore. Io la mia rotta non la cambio, avrebbe detto. Una frase semplice, ma tagliente, che è diventata il cuore della discussione. Dall'altra parte, c'è lui. Gökberk, che negli ultimi mesi ha scelto di scomparire dal contatore delle apparizioni mondane, preferendo il set ai tappeti rossi, il lavoro alla sovraesposizione, le sceneggiature alle dichiarazioni. Una scelta che tanti hanno scambiato per freddezza, ma che in realtà racconta un uomo alla ricerca di equilibrio, di protezione, di rifugio. Dicono che le lunghe conversazioni con Özge gli abbiano restituito ossigeno, quella boccata d'aria che arriva quando qualcuno non ti chiede di essere forte, ma ti dà modo di esserlo. E questo non stupisce chi ricorda come tutto sia cominciato: una serie, un set, un'intesa professionale che ha presto superato la semplice alchimia in scena. Quello che oggi torna a farsi sentire non è nostalgia, dicono, ma un filo che non si è mai spezzato davvero. Non stupisce allora che i social si siano divisi. Da una parte chi applaude la fermezza di Özge, definendo il suo gesto una lezione di lealtà. Dall'altra, chi teme che una scelta così chiara possa essere riletta nel tempo in modi imprevisti. C'è chi scrive che certe parti della vita andrebbero protette dal rumore del mondo, e chi ribatte che proprio questo è il momento in cui farsi sentire conta. Il paradosso è evidente. Un'attrice nota per schivare i riflettori della vita privata si ritrova al centro di un vortice mediatico per aver offerto un argine a chi sta combattendo una battaglia difficile. Eppure, chi la conosce sa che niente in lei è scenografico, è abituata a parlare solo quando serve, a ponderare, a non sprecare parole. Intorno a questo gesto ruota il tema principale che la nostra comunità sta masticando:
Quanto pesa la vicinanza quando la cronaca si fa dura? C'è chi ricorda che le loro strade si sono incrociate anni fa, che l'intensità dei personaggi portati sullo schermo non si limita a restare tra motore e stop, ma talvolta sgocciola nella vita reale, lasciando segni che non vanno via facilmente. Altri sottolineano che il loro rapporto, qualunque etichetta si voglia dargli, è passato attraverso stagioni differenti e che proprio per questo, oggi, un gesto tanto limpido vale più di 1000 dichiarazioni. Intanto, sul fronte ufficiale regna il silenzio. Nessuna nota, nessun comunicato, nessuna intervista studiata a tavolino. E da quel vuoto nascono le domande: è una parentesi, un capitolo breve in una storia già scritta, oppure il primo passo di qualcosa destinato a durare? Chi ha orecchie ben piazzate nei corridoi dei set scommette che la presenza di Osge non sia affatto episodica. C'è chi giura di aver visto sguardi che raccontano più delle parole, appoggi che non richiedono platee, complicità che conosce molto bene le crepe e i rimedi. La macchina dell'industria osserva con attenzione, consapevole che un epilogo giudiziario potrebbe spostare equilibri non solo personali, ma anche professionali. Perché quando un attore attraversa una tempesta del genere, si porta dietro tutto: ruoli, agende, collaborazioni, aspettative. E l'energia di chi ti sta vicino, nel bene e nel male, può cambiare l'aria che respiri in scena. Se il procedimento arriverà a conclusione nel modo sperato, si dice che per Gökberg potrebbe aprirsi una stagione nuova, non solo in termini di serenità ma anche di scelte artistiche. In quel quadro, la forza discreta di Osge rischia di essere ricordata come il tassello che ha impedito a tutto di crollare. È curioso come, in storie come questa, la linea tra pubblico e privato diventi un confine inaffidabile. Gli scatti rubati, i commenti su una manciata di secondi fuori da un ristorante, una frase sfuggita nel posto sbagliato, tutto contribuisce a creare una narrazione che, spesso, ha più a che fare con il desiderio del pubblico che con la verità dei protagonisti. Eppure, c'è un elemento che, per una volta, mette tutti d'accordo: la determinazione con cui Osge ha difeso la propria scelta. Non ha urlato, non ha fatto proclami. Ha semplicemente lasciato che una convinzione parlasse per lei. E l'effetto è stato dirompente. In privato, raccontano, quella convinzione suona così: le ferite che non si vedono fanno più rumore dentro. Una frase che, se vera, spiegherebbe molto del modo in cui si è mossa fin qui. È la stessa logica che avrebbe spinto Gökberg a ripararsi nel lavoro, a scegliere il set come porto quando fuori l'acqua si muove in modo minaccioso. Notte dopo notte, pagina di copione dopo pagina di copione, si cerca di non perdere il filo del proprio mestiere. E poi ci sono quelle ore rubate, in cui un amico ti scrive, ti ascolta, ti strappa un sorriso, o ti lascia stare quando non hai voglia di parlare. In quel ritmo, lento ma costante, si costruisce una resistenza. Questa vicenda, però, non è fatta soltanto di sguardi e incoraggiamenti. Nel gomitolo c'è anche il peso delle interpretazioni che cambiano in base a chi guarda. Il fan storico che ha vissuto ogni tappa con trasporto vede in tutto questo un cerchio che si chiude. L'osservatore scettico parla di strategia. Il collega che conosce i due fuoriscena sorride e cambia argomento. E il giornalista, che di mestiere lega i puntini, si chiede se la fine della battaglia legale coinciderà con l'inizio di un nuovo capitolo pubblico. Il punto è che, nonostante i riflettori, nonostante i commenti, nonostante le previsioni, nessuno, se non i diretti interessati, può sapere davvero quanto si muove tra due persone quando tutto intorno fa rumore. Ciò che è limpido, oggi, è che l'energia di chi ti resta accanto quando il vento soffia contro non si dimentica. E per questo c'è chi sostiene che il gesto di Osge non morirà alla fine del caso giudiziario. Potrà trasformarsi, potrà cambiare forma, ma non svanirà. Quando un legame ha attraversato il tempo, i ruoli, le pagine chiuse e quelle tornate a vivere, resta come una musica che conosci a memoria, puoi provare a non ascoltarla, ma a un certo punto la risenti e capisci che era lì, sotto il brusio, ad aspettare il momento giusto. E se vi state chiedendo cosa succederà, sappiate che non siete soli. La comunità dello spettacolo, dalle agenzie ai registi, passando per chi decide i palinsesti e chi prepara i costumi, è in attesa.
Le storie che funzionano sullo schermo, si sa, nascono spesso da verità che bruciano. E qui la verità, qualunque sia, sta già scaldando l'aria. Arriverà un comunicato? Un'apparizione insieme? Un silenzio che vale più di 1000 parole? Qualunque cosa accada, qualcosa è già accaduto. Una scelta è stata fatta, ed è stata fatta con il cuore in mano e i piedi ben piantati per terra. La conclusione del percorso legale dirà la sua, e la dirà presto. Ma qualunque sia la firma in fondo alle carte, quello che resterà nella memoria collettiva sarà la fermezza con cui Osge ha difeso il suo punto di vista e la gratitudine silenziosa con cui Gökberk l'ha accolta. Non parliamo di colpi di scena orchestrati, ma di vite vere che cercano un equilibrio mentre tutti guardano. E può darsi che proprio qui stia la forza di questa storia. Nella capacità di sussurrare mentre il mondo urla, di tenere la schiena dritta quando l'istinto sarebbe quello di scappare, di affidarsi a ciò che si crede giusto senza chiedere permesso. Noi di Celebrita dalla Turchia continueremo a seguire ogni sviluppo con l'attenzione che merita. Se c'è una cosa che questa vicenda ci insegna, è che a volte i grandi cambiamenti non scoppiano, maturano. E quando maturano, cambiano la forma delle cose in modo che ci sembra naturale, inevitabile. Così, se domani vedrete uno sguardo diverso sul volto di Gökberk, o un passo più leggero in quello di Osge, ricordatevi di quello che è stato seminato in questi giorni, piccoli gesti, scelte ponderate, coraggio senza rumore. E adesso, mentre il sipario si abbassa su questo capitolo e si prepara a rialzarsi sul prossimo, vi chiediamo di restare con noi. Iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia, condividete questo racconto con chi segue da sempre i due protagonisti, e fateci sapere cosa pensate. Credete che questa vicinanza resisterà al tempo e alle interpretazioni? Pensate che il lieto fine sia dietro l'angolo, o che la loro forza stia proprio nel restare lontani dalle definizioni? Qualunque sia la vostra risposta, una cosa è certa, il gesto di oggi resterà nella memoria di domani. E noi saremo qui, pronti a raccontarvelo, con la stessa cura, la stessa passione e la stessa voglia di verità con cui abbiamo iniziato questa storia. Grazie per averci dedicato il vostro tempo, grazie per i vostri messaggi, per la vostra presenza, per ogni voce che ci spinge a fare meglio. Da qui, da Celebrita dalla Turchia, vi promettiamo una sola cosa: quando l'ultima pagina di questa vicenda sarà scritta, sarete i primi a saperlo. Fino ad allora, restate connessi, restate curiosi, e soprattutto, restate pronti ad ascoltare ciò che spesso, nell'eco del clamore, si perde. Il suono vero di due persone che, tra mille tempeste, scelgono di non lasciarsi soli.